Il 26 aprile 2026 Sayaka Mitani ha perso il World of Stardom Championship dopo 483 giorni di regno. Per molti fan quella è stata la fine di un'era. Io invece credo che fosse soltanto il prologo. Perché nel wrestling esistono vittorie che servono a una singola wrestler e poi esistono vittorie che servono a un'intera compagnia. Oggi secondo me la Stardom si trova davanti proprio a una di quelle vittorie. E quella vittoria porta un solo nome: Saya Kamitani. Ma attenzione! Oggi non voglio convincervi che Saya Kamitani vincerà il 5 Star Grand Prix 2026. No! Voglio convincervi che dovrebbe vincerlo. E tra queste due affermazioni, c'è una differenza enorme, perché non stiamo parlando soltanto del torneo più importante dell'anno. Stiamo parlando della direzione che la Stardom potrebbe decidere di prendere nei prossimi mesi. Stiamo parlando di quale wrestler possa rappresentare il presente e il futuro della compagnia. E io sono convinto che oggi più che mai ci sia una scelta che avrebbe un significato particolare: Sayaka Mitani. Ma lasciate che vi spieghi il perché. Quando parliamo di Sayaka Mitani, non parliamo semplicemente di una wrestler talentuosa, parliamo di una delle figure più importanti della Stardom moderna. Una wrestler che ha attraversato momenti difficili, una wrestler che ha ricevuto critiche, una wrestler che ha commesso errori, ma soprattutto una wrestler che è riuscita a trasformarsi, a crescere, a migliorarsi e a diventare una delle colonne portanti della compagnia. Il suo regno da World of Stardom Champion è durato 483 giorni, 483 giorni in cui Saya non è stata solamente una campionessa, è stata il volto della Stardom. È stata una presenza costante negli eventi principali, è stata una delle atlete su cui la compagnia ha investito maggiormente. È stata una wrestler chiamata a rappresentare il presente e il futuro della federazione. È proprio per questo motivo che la sua perdita, la perdita della Red Belt ad aprile, non dovrebbe essere vista come la fine della sua storia. Al contrario, potrebbe essere stato il capitolo necessario prima della sua rinascita. Perché spesso nel wrestling il momento più importante di una grande protagonista non arriva quando è al vertice, arriva quando perde tutto, quando cade, quando deve dimostrare nuovamente di meritare quel posto. Ed è proprio in quei momenti che nascono le storie più grandi. Ed è qui che entra in gioco il 5 Star Grand Prix 2026. Questo torneo potrebbe essere il percorso perfetto per raccontare la rinascita di Sayaka Mitani. Una wrestler che ha già raggiunto la vetta, una wrestler che ha già dimostrato di poter essere campionessa, ma una wrestler che ora deve dimostrare qualcosa di ancora più importante, che la Stardom ha ancora bisogno di lei. Perché secondo me questo è il punto centrale. La Stardom ha bisogno di Saya Kamitani, non perché le altre wrestler non siano valide, non perché non esistano altre grandi protagoniste. La Stardom è piena di talento. E proprio per questo motivo costruire nuove stelle deve sempre essere la priorità. Ma Saya rappresenta un equilibrio difficile da trovare. È abbastanza affermata da poter sostenere il peso della Red Belt, ma è ancora giovane e affamata da poter rappresentare la compagnia per molti anni. È una wrestler che ha raggiunto un livello altissimo, ma che ha ancora qualcosa da dimostrare. Ed è proprio per questo che rende la sua storia così interessante. Negli ultimi mesi la Stardom ha cercato nuovi equilibri, ha provato nuove strade, ha cercato di creare nuovi momenti, ha dato spazio a nuove protagoniste ed è una scelta assolutamente comprensibile. Ogni compagnia deve evolversi, ogni compagnia deve creare nuove stelle, ogni generazione deve lasciare il proprio segno.
ma allo stesso tempo il World of Stardom Championship ha bisogno di una cosa fondamentale: credibilità. La Red Belt deve sembrare il premio più importante possibile, deve rappresentare la vetta assoluta della compagnia, deve essere una cintura che, quando viene sollevata al cielo, trasmette immediatamente l'idea di grandezza. E secondo me, dopo una fase in cui la Stardom ha cercato nuovi equilibri, potrebbe essere arrivato il momento di riaffidarsi a una figura già consolidata. Una leader, una campionessa, una wrestler che il pubblico riconosce immediatamente come una delle facce principali della compagnia. Una wrestler come Saya Kamitani. Ovviamente però c'è anche un'altra possibilità, perché nel wrestling nulla è scontato. La Stardom, potrebbe decidere di non puntare nuovamente su Saya, potrebbe scegliere di creare una nuova grande protagonista, potrebbe pensare che dopo un regno di 483 giorni sia il momento di dare il massimo palcoscenico a qualcun'altra. E sarebbe una decisione comprensibile, perché il Festival Grand Prix non serve solamente a confermare le stelle già affermate, serve anche a crearne di nuove. Lo abbiamo visto negli ultimi anni. Questo torneo ha il potere di cambiare il destino delle wrestler, ha il potere di trasformare una vittoria in un momento storico, e l'edizione precedente lo ha dimostrato ad esempio con Momo Watanabe. Momo non ha semplicemente vinto il Fast Star Grand Prix, ha conquistato una vittoria capace di cambiare la percezione del pubblico nei suoi confronti. Ed è proprio per questo, ed è proprio questo il fascino di questo torneo. Non decide soltanto una vincitrice, decide una direzione. Ma proprio per questo motivo, secondo me, la storia più interessante da raccontare nel 2026 sarebbe quella di Saya Kamitani. Immaginate un attimo il percorso. Saya entra nel torneo con un obiettivo, non semplicemente vincere, riconquistare. Ogni match diventa un passo verso la dimostrazione che la sua era non è finita. Ogni vittoria diventa una risposta alle critiche, ogni avversaria superata diventa una conferma, fino ad arrivare alla finale. E qui arriviamo a quello che personalmente considero lo scenario più affascinante. Saya Kamitani contro Utami Hayashishita, una finale che avrebbe tutto. Due grandi protagoniste, due storie diverse, due percorsi completamente differenti. Da una parte Saya, la wrestler che è rimasta, la wrestler che ha portato avanti la Stardom, la wrestler che vuole dimostrare di essere ancora il volto della compagnia. Dall'altra parte Utami, una grande ex campionessa, una wrestler che ha già raggiunto la vetta, una protagonista tornata per riconquistare il suo posto. Una sfida che racchiuderebbe il passato, il presente e soprattutto il futuro della federazione. Una battaglia che potrebbe raccontare un nuovo capitolo del rapporto tra due wrestler che in passato erano molto vicine. Questa, almeno secondo me, sarebbe la finale perfetta. Quella che avrebbe il peso di un grande evento, quella che racconterebbe una storia. Quella che i fan vorrebbero vedere. Ma alla fine per me la domanda non è soltanto chi può vincere il Five Star Grand Prix 2026. No. La vera domanda è un'altra. Chi dovrebbe vincerlo? Perché il Five Star Grand Prix non serve soltanto a decretare una vincitrice, serve a raccontare una storia, serve a indicare una direzione, serve a dire ai fan chi sarà il volto della Stardom nei mesi successivi. Ed è proprio per questo che continuo a credere che Saya Kamitani sia la scelta più giusta. Perché oggi Saya rappresenta ciò di cui la Stardom potrebbe aver bisogno, una leader credibile, una campionessa capace di sostenere il peso del World of Stardom Championship, una wrestler che ha già dimostrato di poter guidare la compagnia nei momenti più importanti e soprattutto una protagonista
che ha ancora qualcosa da dimostrare. Per questo motivo continuo a pensare che la donna che dovrebbe alzare il trofeo del 5-Star Grand Prix 2026 sia Saya Kamitani. Forse mi sbaglio. Forse sarà un'altra wrestler a trionfare. Nel wrestling tutto può succedere. Ma se oggi mi chiedeste quale sia la scelta più coerente, quale sia la storia più emozionante, quale sia la vittoria che potrebbe restituire ancora più prestigio al World of Stardom Championship, io non avrei alcun dubbio. Saya Kamitani non dovrebbe vincere il 5-Star Grand Prix perché è la favorita. Dovrebbe vincerlo perché oggi, più che mai, la Stardom potrebbe aver ancora bisogno di lei. E se davvero il 26 aprile è stato soltanto il prologo, allora il 5-Star Grand Prix potrebbe essere l'inizio del suo prossimo grande capitolo. Ma ora ditemi, sono riuscito a convincervi? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Grazie di cuore di avermi tenuto compagnia fino alla fine del video. E buon 5-Star Grand Prix a tutti voi. Bye bye!